Lui è Gianluca Vacchi, probabilmente già lo conoscerete in quanto sta spopolando attraverso la sua presenza nei social. Per esempio su Instagram conta quasi 13 milioni di followers. Lì, come potete vedere, pubblica foto della sua bella vita immerso tra lusso, belle donne e personaggi famosi. Oggi con Luca vogliamo aggiornare il video della sua ricchezza che risale ormai al 2016, in modo tale da farvi capire e vedere perché può permettersi questo stile di vita che fa discutere una vita. Per chi non lo sapesse, infatti, Gianluca è nel CDA di una società miliardaria che si chiama IMA. Dopo comunque parleremo anche più approfonditamente di IMA se siete interessati. Sappiamo anche che lui è un grande azionista in queste società e tramite questa informazione ora andremo a vedere quanti soldi aveva nel 2016 e quanti ne ha ora nel 2019. Ve lo anticipo già, ne ha molti di più ora perché negli ultimi anni l'azione di IMA è salita. Infatti nel terzo punto di questo video, per chi fosse interessato, andiamo a spiegare le basi dell'analisi fondamentale per capire come individuare azioni societarie che sono convenienti da comprare ora, perché probabilmente aumenteranno di prezzo e ci faranno guadagnare soldi. Quindi iniziamo. Siamo pronti a fare i conti in tasca a Vacchi. Yes. Io adesso vado di là. Oppa. Metto. Allora, quello che vedi qui, Riccardo, è un fotogramma del video che oramai nel 2016, più precisamente il 1° agosto del 2016, ho fatto su Gianluca Vacchi per vedere quanto valeva il suo pacchetto azionario e quanto aveva incassato dividendo l'anno precedente, ovvero il 2015. E ho fermato il video su questo fotogramma. Il pacchetto azionario di Gianluca Vacchi, quindi il pacchetto IMA di Gianluca Vacchi, valeva ad agosto del 2016 353 milioni di euro e aveva incassato nel 2015 9 milioni circa di dividendo. Perché questo? Perché Vacchi detiene il 30% della società Lopam Fin, che detiene il 60% delle azioni. Quindi, essendo IMA un'azienda quotata in borsa, noi abbiamo tutti questi dati a disposizione e di conseguenza possiamo appunto fare i conti in tasca. Come ti ho promesso, andiamo ad aggiornare questi dati per vedere che cosa è cambiato nel giro Sì, di infatti io sostanzialmente 3 sono anni. anche curioso di vedere come hai preso questi dati più che altro. Ah, ok, perfetto. Guarda, molto semplicemente io per comodità ho già preparato un file Excel dove sono andato prima di tutto a prendere il numero di azioni IMA totali e in questo caso semplicemente come si calcola il numero di azioni? Beh, è molto semplice perché basta sostanzialmente dividere la capitalizzazione, quindi il valore totale dell'azienda, per il prezzo attuale dell'azione, quindi in questo momento 72. Tra l'altro 72,35 €. Tra l'altro, cosa interessante, quando feci il video anni fa quotava circa 40 euro, quindi il valore dell'azione è incrementato. Quindi di sicuro ha molti più soldi in pacchetti azionari adesso. Esatto, perché appunto, sempre facendo il solito calcolo, Vacchi detiene il 30% della Lopam Fin, che è la finanziaria che detiene il 60% delle azioni IMA. Ad oggi il pacchetto azionario di Vacchi vale 512 milioni di euro. Quindi ha guadagnato circa il 60%. Esatto, esattamente, a fronte di un valore nel 2016 di 353, quindi un ottimo risultato aziendale. Inoltre anche il dividendo incassato nel 2018 è aumentato rispetto appunto al video precedente, in quanto era nel 2015 9 milioni, invece nel 2018 è stato di 12 milioni. Questo Quindi perché in poche parole, se ho capito, ha 160 milioni di euro in più in valore azionario e 3 milioni all'anno in più che gli vengono recapitati ogni anno. che gli sono stati recapitati, gli sono stati inviati come dividendo appunto nel 2018. Il 2019 potrebbe essere un anno migliore, potrebbe essere un anno peggiore a secondo dell'andamento appunto delle attività dell'azienda. Questo è quello che ha incassato proprio nel 2018. Perché ha incassato questo? Perché nel 2018
appunto, come si vede sul sito di IMA, ricordiamoci sempre una cosa importante: quando un'azienda è quotata in borsa, tutti i dati relativi all'azienda devono per legge essere disponibili sul sito. In questo caso, per esempio, prendendo appunto i dati del 2018, vediamo che il dividendo per azione è stato di 1,70 €, quindi ogni detentore di una azione IMA, Industria Macchine Automatiche, ha incassato 1,70 €. Il buon Gianluca Vacchi, che detiene 7 milioni e 66.800 azioni, ha incassato 1,70 € per ognuna di queste azioni, per un totale di 12 milioni di euro circa. Porca miseria. Sono Ma tanti soldi, no? Gianluca Vacchi è un ricco vero e si merita il suo stile di vita, proprio perché, insomma, ha veramente tanti soldi, ecco. per chi non lo sapesse, Ima cos'è che fa? Allora, IMA è un'azienda che fin dal 1961, anche qua sono tutti dati che si trovano sul sito ufficiale dell'azienda, produce macchine automatiche per il processo e il confezionamento di prodotti farmaceutici, cosmetici, alimentari, tè e caffè. In un'intervista fu proprio Gianluca Vacchi a spiegare che una bustina su 2 di tè nel mondo è prodotta, diciamo, è impacchettata da macchinari IMA, quindi puoi immaginare appunto il volume d'affari. Te lo faccio Sì, vedere il volume sì, d'affari. che poi io sono stato un paio di volte a Bologna e da quel che mi hanno fatto capire, Ima dà lavoro a metà Bologna, da quel che ho capito. Sicuramente. L'indotto è sicuramente un qualcosa di enorme, anche perché vi faccio vedere, andando appunto nella sezione Investor Relations, andando per esempio nei bilanci. Ecco qua, qui abbiamo i dati di bilancio chiaramente divisi per trimestrali nel 2019, non abbiamo il dato finale del 2019 perché in questo momento ancora l'anno non è finito. Possiamo andare a vedere però per esempio i principali dati consolidati. Ecco qua, andiamo a vedere nel 2018, vediamo che il fatturato è stato di 1,5 miliardi di euro, quindi davvero sono risultati importanti. Questa è un'azienda che fattura davvero tanto, 1,5 miliardi di euro sono tantissimi soldi, ecco. E poi qui vedi anche tutti i dati, vedi per esempio appunto vabbè, il dividendo che abbiamo già visto, il numero di dipendenti, vedi il capitale sociale, insomma, vedi anche come è ripartito, come viene ottenuto questo risultato. Insomma, sul sito dell'azienda c'è sempre tutto, assolutamente. Ok, ho Quindi capito. Ma adesso mi piacerebbe capire, anche perché se io avessi investito in queste azioni nel 2016, come abbiamo visto anche dal bilancio di Vacchi, ora mi troverei a un più 40%, 30% più o meno. guarda, il 2016 ad agosto, quando io feci quel video che poi è diventato anche virale, le azioni quotavano circa appunto 50, mi Sì, sembra, sì, era più o più o meno meno 50. 50. Adesso 72 è un più 72. 40%. Esatto, dopo aver fatto tra l'altro dei massimi oltre 80, quindi se Ma vedi c'è qui, stato qui sia un rialzo che un ribasso e adesso di nuovo una fase di rialzo. E quindi la mia domanda è come faccio a capire se il titolo è conveniente da comprare? Questa domanda è abbastanza semplice da rispondere, perché ti insegno un trucchetto. Ti spiego che cos'è il PE. Il PE è un indicatore o multiplo, mi aiuto con la sezione Academy di investire.biz che invito a visitare perché è davvero piena di tante informazioni. Il PE è semplicemente il rapporto tra il prezzo corrente di mercato e l'utile netto dell'azienda. È un dato estremamente semplice che si trova praticamente su tutti i siti finanziari, già pronto da utilizzare. Infatti qua siamo per esempio sulla pagina Morningstar di Industria Macchine Automatiche, IMA, e vediamo appunto che il PE, Price Earning, in questo momento è di 21,90. Cosa ci insegna Peter Lynch, che è stato uno dei più grandi gestori al mondo oramai in pensione? Peter Lynch ci insegna una cosa molto semplice ma estremamente efficace. Il PE di un'azienda valutata correttamente è
è pari al suo tasso di crescita. Se il PE della Coca-Cola è di 15, ci si dovrebbe aspettare un tasso di crescita della compagnia di almeno il 15% l'anno. Se scoviamo un'azione con un PE inferiore al suo tasso di crescita, probabilmente abbiamo di fronte un affare. Una società con un tasso di crescita del 12% all'anno ed un PE di 6 è attrattiva. D'altro lato, una società con un tasso di crescita del 6% e un PE di 12 non è attrattiva e potrebbe essere interessata da un ribasso, quindi potrebbe essere sostanzialmente sopravvalutata. Io ho estrapolato dai bilanci sul sito di IMA i risultati negli ultimi anni, qui abbiamo i numeri del fatturato e gli utili dal 2010 in avanti, e ho fatto proprio questo calcolo sostanzialmente. Che cosa ottengo? Sono andato a calcolare quella che è la crescita degli ultimi anni, in questo caso utilizziamo l'utile, proprio perché stiamo utilizzando il price earning, quindi il rapporto prezzo-utili, e vediamo che la crescita media negli ultimi X anni è stata del 18,49%. Come facciamo a capire se IMA è sottovalutata e quindi è buona da comprare? Molto semplicemente uno dei metodi perché poi chiaramente questo qui è un piccolo trucco, l'analisi fondamentale è estremamente vasta e si può andare molto più nello specifico, però un piccolo trucco è quello di paragonare appunto questo dato, che è il tasso di crescita degli ultimi anni degli utili dell'azienda, lo possiamo paragonare appunto con il PE, che in questo caso è di 21,90. Quindi Come in vedi questo caso mediamente non è un prezzo conveniente ora. esattamente, proprio perché il PE è superiore, quindi il tasso di crescita che il mercato attribuisce all'azienda è superiore rispetto al tasso di crescita effettivo dell'azienda, che ci restituiscono i numeri, che ci restituiscono i bilanci. Infatti è un po' inferiore, è del 18,49%. Quindi in questo Per cui momento il se per mercato i- è un po' più ottimista su questo titolo rispetto ai numeri reali. Ok, ho capito, ma e se per ipotesi nell'anno corrente l'azienda aumentasse e per cui alzasse quella media che abbiamo trovato, che ne so, al 22-23%, in quel momento sarebbe un titolo che si potrebbe considerare di comprare? Tanto più sarà inferiore il PE rispetto a questo dato, tanto più l'azienda sarà conveniente. Ti faccio un esempio: a fine 2018, quando ci sono stati i crolli sulle borse di tutto il mondo, l'azienda è tornata a valere 52, che era un prezzo appunto che avevamo visto nel 2016. Qui l'azienda era molto conveniente, proprio perché a parità di risultati aziendali l'azienda continuava ad andare bene. Questo ribasso è stato dovuto semplicemente a una paura generalizzata sui mercati che ha portato il titolo a scendere, non perché l'azienda andasse male, ma semplicemente perché c'era paura sui mercati, e questo era un momento in cui il titolo sicuramente era sottovalutato, e se avessimo guardato qui i dati del PE e della crescita dei bilanci avremmo visto che era conveniente da comprare. In questo momento è un'azienda, diciamo, correttamente valutata, si potrebbe comprare e potrebbe essere che l'azienda salga, ma non si fa un affarone, ecco. Warren Buffett in questo momento non la comprerebbe questa azienda, aspetterebbe uno storno dei prezzi e la comprerebbe con un prezzo più basso. E se posso chiederti, ad ora conosci qualche azione che è conveniente sotto questo punto di vista? Guarda, tieni presente che in questo momento sono veramente rare le aziende sottovalutate. Le borse salgono dal 2009 e siamo nel 2019, quindi le borse salgono veramente da tantissimi anni. Di conseguenza in questo momento trovare un'azione sottovalutata è molto difficile. Personalmente, di recente ho investito in un'azienda che io ritengo molto valida e molto, diciamo, promettente, e si tratta dell'azione dell'azienda Beyond Meat, un'azienda molto molto interessante perché offre un prodotto estremamente innovativo che a mio avviso potrà davvero essere una rivoluzione proprio in campo alimentare. Però in questo caso stiamo parlando di un'azienda un po' particolare. Quindi in questo caso è più un investimento sull'aspettativa piuttosto che sull'analisi della società o aziendale. Esattamente.
Esattamente, proprio perché questa per esempio in questo momento è un'azienda che non fa degli utili come invece li fa IMA, e di conseguenza diciamo non voglio dire che è una scommessa, ma è un investimento fatto su un'aspettativa che questa azienda potrà in un futuro fare utili, quindi stiamo parlando di un tipo di analisi fondamentale completamente diverso da quello che invece abbiamo fatto per IMA, dove abbiamo di fronte un'azienda già matura, consolidata, con un bilancio con degli utili e un fatturato che crescono, e di conseguenza abbiamo dei dati oggettivi su cui basarci. Anche in questo caso abbiamo dei dati oggettivi su cui basarci, perché nell'articolo trovate anche i bilanci di questa azienda e l'analisi che io faccio di questi bilanci, però come vedete nella riga ultima del bilancio vediamo che c'è una perdita. È un'azienda che ancora non fa utili, io credo che li farà, credo che ne farà tantissimi, nell'articolo poi spiego i motivi per cui credo che questa azienda possa diventare un'azienda importante come la Coca-Cola, però chiaramente è tutto basato sull'aspettativa. Ok, ho capito. Bene. Questo è un argomento che mi interessa moltissimo, anche perché mi piace molto di più l'analisi di un investimento a lungo termine, quindi molto probabilmente ti chiederò molto altro e magari riusciremo anche a fare altri video su questa cosa. Ecco, avviso tutte le persone che stanno ascoltando, se come Riccardo siete interessati ad approfondire l'argomento analisi fondamentale, che è davvero super affascinante e permette di fare davvero degli ottimi affari in borsa, mandate una mail a info@investire.biz, perché abbiamo dei percorsi proprio formativi specifici su questo argomento, che come potete immaginare è davvero vastissimo, e quello che abbiamo visto in questo caso è un trucco molto semplice che funziona davvero bene, potete utilizzarlo anche su qualsiasi altra azienda che vogliate provare ad analizzare, però l'analisi fondamentale è molto molto di più e non si limita solamente a questi due numeri. Ok, grazie mille. Grazie a te Riccardo.